Ciao, bentornato o benvenuto su Italian House. Io sono Paolina e nel video di oggi impareremo insieme le differenze che ci sono tra italiano standard, quindi l'italiano che impariamo sui libri di scuola, con i corsi, e l'italiano che appunto viene insegnato e l'italiano colloquiale, l'italiano vero che non si impara dai libri. Ovviamente tantissimo dell'italiano che impariamo dai libri ci torna utile e si utilizza nel quotidiano. Però spesso nello studio delle lingue ci rendiamo conto che in alcune situazioni possiamo essere in grandi difficoltà e adesso vedremo perché. Infatti, una delle barriere più grandi potrebbe essere l'utilizzo di espressioni idiomatiche e anche proverbi. Un esempio può essere questo dialogo. Ciao, come stai? Sto benissimo. Italiano standard. Ma in Italia qualcuno potrebbe dire sto una favola. Sto da paura. Sto una crema, ad esempio a Roma. Sto una bomba. Queste sono tutte espressioni del linguaggio quotidiano che difficilmente vengono insegnate a scuola. Mi piace tanto questo libro. Questo libro mi piace un sacco. Questo libro mi piace da morire. Questo libro spacca. Questo libro mi piace una cifra. Sono tutte espressioni che se non conosciamo ovviamente ci mettono in difficoltà. E una cosa molto utile è imparare piano piano qualche espressione ogni volta che studiamo. Impariamo il modo basico, il modo standard per rispondere o per comunicare, ma cerchiamo anche con l'utilizzo di serie TV, con libri, ma soprattutto con social media anche adesso, di ascoltare, di vedere native speakers, quindi persone madrelingua, che parlano l'italiano e sicuramente utilizzando queste espressioni vi possono aiutare a capire anche il contesto. In italiano si utilizzano anche tantissimo interiezioni e suoni e questo si vede anche quando gli italiani vanno all'estero. Un esempio potrebbe essere boh. Boh è un'espressione super frequente in italiano. Su Instagram è stato anche argomento di un reel, di un video che avete amato tantissimo. Boh è un'espressione che indica non sapere che cosa dobbiamo dire o che cosa dobbiamo fare. Che ore sono? Boh, non ho l'orologio. Come stai? Boh, non saprei. Cosa facciamo questa sera? Boh, dobbiamo vedere. Di espressioni simili ce ne sono tante altre. Ad esempio, e in base anche all'intonazione e alla musicalità e al modo in cui diciamo può cambiare il significato. Ad esempio, e che ne so io? Puoi ripetere? In tre contesti diversi la stessa espressione ha tre significati totalmente distanti tra loro. Anche questo si può risolvere con ascolto e essendo a contatto con la lingua che stiamo imparando.
quindi ovviamente in questo caso l'italiano. In generale, essere tanto a contatto con materiali autentici, video, social media e anche ad esempio serie TV o video su YouTube aiuta tantissimo perché ci dà molta più consapevolezza di come parlano le persone madrelingua. Un altro esempio di differenze sono molto spesso delle parole che in Italia abbreviamo. Qui in Italia molto spesso ci lamentiamo di come l'inglese renda tutto più abbreviato e conciso, ma anche gli italiani lo fanno. Ad esempio i nomi di persona. Ciao Ale, come stai Andre? Ma lei è Robby? E questo succede con i nomi di persona, ma tantissimo anche con parole di uso quotidiano. Un esempio può essere: andiamo a fare ape? Ape è l'animale, the bee, ma in questo caso sarebbe l'aperitivo. Aperitivo. In italiano poi usiamo tantissimo espressioni inglesi, veramente tanto. Ad esempio, top. Top si usa molto nel linguaggio colloquiale. Top vuol dire fantastico, magnifico. Questa giacchetta è top. Oppure semplicemente andiamo dopo a fare aperitivo? Top. Si usa anche dire crush, quindi quando siamo infatuati di qualcuno, abbiamo una cotta per qualcuno, potremmo dire lui è una mia crush. Adesso si usa molto di più rispetto a qualche anno fa. Molti giovani adesso utilizzano anche drip ed è un modo simile a come si diceva swag. Se qualcosa o qualcuno è drip, vuol dire che è molto cool, altra espressione inglese. Quindi figo, ok? Figo, attraente, interessante. Si usano molto più le espressioni inglesi che italiane, soprattutto tra i giovani in queste situazioni. Un'espressione anche diventata molto molto comune è dire sto in smart. Smart, cioè smart working. Detto in italiano smart working, con un accento non molto inglese. E dire che sto in smart working vuol dire lavoro da remoto. Sto in smart. Oggi non vado in ufficio. Un'altra cosa che differenzia tantissimo l'italiano standard da quello quotidiano utilizzato nella vita vera è anche un utilizzo abbastanza importante di parolacce o espressioni per indicare stupore, rabbia o anche entusiasmo. Ovviamente non sono situazioni formali, si utilizzano abbastanza. I gesti. I gesti sono un cavallo di battaglia degli italiani e ovviamente sono fondamentali. E abbiamo già parlato in tanti contenuti sui nostri social, ma ricordate sempre che un italiano non parla solo a parole, ma anche con i gesti. E penso lo vediate anche dai nostri video. Anche un semplice chi se ne frega, chi se ne importa viene spesso accompagnato o con questo gesto o con questo, chi se ne frega, o anche questo, chi se ne importa. Molti gesti sono carichi di significato a prescindere dalla parola, da ciò che viene detto. Spesso basta solo comunicare con il linguaggio del corpo. E per concludere ci sono anche tantissime espressioni, slang e non solo modi di dire conosciuti dal linguaggio italiano, ma espressioni dialettali o linguaggio che viene usato dai giovani.
o che entra in uso solo di recente. Un'espressione dialettale di Roma, che è il posto dove vivo, potrebbe essere accannare, quindi lasciare perdere, oppure lasciarsi con un ragazzo, una ragazza, oppure accannare un progetto, accannare un'idea, quindi metterla in pausa o interromperla, accanna, smettila, basta. Un'espressione molto frequente anche a Roma è scialla, quindi fa niente. Scusami se sono in ritardo. Scialla. Spero che questo video vi possa aver reso un po' più vicini e vi faccia sentire anche più a vostro agio per quanto riguarda l'italiano di tutti i giorni, perché non vi preoccupate, serve tempo, serve costanza, ma soprattutto la curiosità fa tantissimo. Quindi se sei arrivato a questo punto del video, ti ringrazio. Se vuoi continuare a imparare nozioni, grammatica, vocabolario e curiosità sull'italiano, ti invito a iscriverti ai nostri social. Inoltre stanno iniziando i corsi, troverai tutte le info contattandoci e puoi anche iscriverti alla nostra newsletter. Qui troverai contenuti super inediti, nuovissimi e anche dei quiz settimanali per tenerti allenato e costante con questa splendida lingua. Grazie ancora e scrivi nei commenti se conosci delle espressioni italiane che non si studiano sui libri. Grazie ancora, ci vediamo presto. Ciao!